Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Acea e Acquedotto Pugliese hanno firmato un memorandum biennale per collaborare alla tutela della risorsa idrica e all'innovazione tecnologica. L'accordo, siglato a Bari in occasione del Water Innovation Summit, prevede lo scambio di informazioni e dati e l'approfondimento su possibili collaborazioni in progetti e investimenti, in sviluppo tecnologico e regolamentazione del settore idrico. Per raggiungere gli obiettivi, i due principali operatori italiani del settore idrico pianificheranno gruppi di lavoro interaziendali, che inoltre si incontreranno con periodicità trimestrale. Sentiamo il commento dell'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo e del presidente di Acquedotto Pugliese Domenico Laforgia. Gli obiettivi sono di mettere a fattor comune quella che sono anni di esperienza di due realtà molto significative del settore. Acea è il primo operatore in Italia sul settore idrico, Acquedotto Pugliese è il secondo. Significa mettere insieme il meglio dell'esperienza in questo campo in Italia, soprattutto avendo questo paese una storia, posso dire, millenaria nel campo della gestione dell'idrico. E credo che su questo possiamo fare tanto in termini di proporre soluzioni anche a livello nazionale su come normalizzare e trovare anche soluzioni normative funzionali a risolvere il problema, ma anche soluzioni dal punto di vista di ottimizzazione tariffaria, per cui economico-finanziaria e soprattutto poi tecnologica, perché oggi i prossimi anni saranno cruciali in termini di investimenti sulle nuove tecnologie. Scambiarsi e lavorare insieme sulle soluzioni può essere veramente molto utile e con effetti benefici per tutto il sistema. Mettere insieme competenze, attività di ricerca in maniera tale da poter costruire insieme qualcosa di buono, di innovativo per l'acqua, quindi per gli utenti. Questo è l'obiettivo, perché le due aziende sono grandi, sono le prime e la seconda azienda italiana, ognuno con caratteristiche differenti. Noi siamo più complessi come acquedotto perché abbiamo gli invasi e gli adduttori lontani, loro hanno una gestione però più grande perché hanno più acquedotti e un territorio come Roma che comunque ha la sua importanza. Quindi la complessità fa sì che lo stare insieme trasferisce queste buone esperienze agli altri. È stato pubblicato sul sito del MIT il bando per la presentazione di proposte di interventi infrastrutturali e di sicurezza nel settore idrico. Entra così nel vivo il principale strumento di pianificazione per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento d'acqua. Le proposte di inserimento nel piano dovranno essere finalizzate ad interventi per l'approvvigionamento idrico, compresa la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi serbatoi, nonché all'implementazione delle reti di distribuzione. Sono considerati prioritari progetti per la messa in sicurezza, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Termine ultimo per l'inserimento delle proposte il 20 settembre 2023. La notizia della nidificazione dei gheppi, piccoli rapaci della famiglia dei falchi in una cabina della riserva naturale Decima Malafede. Un risultato importante per le politiche ambientali di Areti, società del gruppo Acea che si occupa della distribuzione elettrica, sempre impegnata a favorire e tutelare biodiversità. La nidificazione si inserisce all'interno di un progetto più ampio volto alla tutela delle specie vulnerabili, prima tra tutte il barbagianni, che trova il proprio habitat in alcune delle aree di azione dell'azienda. Tramite la collaborazione con Ornis Italica è stato possibile installare 30 nidi su cabine secondarie a reti in aree protette a elevata biodiversità come la riserva naturale litorale romano e la riserva naturale della Marcigliana. In seguito al monitoraggio dei nidi si è riscontrata poi la presenza di altre specie di volatili, tra cui proprio i gheppi. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.